La Statua della Libertà non nasce come una statua, nasce come un'operazione. Un'idea politica, un'impresa tecnica, una raccolta fondi disperata e alla fine un viaggio oceanico fatto a pezzi. E soprattutto nasce da una domanda semplice, ma pesante. Come si costruisce un simbolo che deve parlare a milioni di persone senza dire una sola parola? Francia, anni dopo la guerra civile americana. Gli Stati Uniti escono distrutti, ma uniti. L'Europa, invece, è piena di tensioni, di monarchie, di rivolte, di potere che cambia forma. In Francia c'è un uomo, un intellettuale e politico, Édouard de la Boulaye, che guarda l'America come a un esperimento riuscito, non perfetto, non pulito, ma reale. Una repubblica che, nonostante tutto, ha retto. L'idea iniziale è questa: fare un regalo agli Stati Uniti. Non un quadro, non una medaglia, un monumento enorme, visibile da lontano, che dica una cosa precisa. La libertà è un progetto che si costruisce e si difende. Ma un'idea del genere ha bisogno di un artista e soprattutto ha bisogno di qualcuno che non abbia paura delle dimensioni. Parigi. Uno scultore riceve una proposta assurda. Si chiama Frédéric Auguste Bartholdi. È ambizioso, testardo, ossessionato dai monumenti giganteschi. Bartholdi capisce subito una cosa: se la statua deve diventare un simbolo, non può essere piccola, deve essere enorme. Deve dominare lo spazio. Deve sembrare impossibile. Parte per l'America. Cerca il posto giusto. E quando vede l'isola all'ingresso del porto di New York, capisce che è lì, perché chiunque arrivi dal mare la vedrà per prima. Prima dei palazzi, prima delle strade, prima di tutto. Quella scelta cambia tutto. Perché se la piazzi all'ingresso di una città non stai costruendo solo una statua, stai costruendo un messaggio di benvenuto e anche un avvertimento. Qui i valori contano, o almeno dovrebbero. Ora arriva la parte che quasi nessuno immagina. La Statua della Libertà non è una scultura piena, non è un blocco di pietra, è una pelle di metallo su uno scheletro. E questa è la prima grande sfida. Come fai a costruire una figura alta decine di metri che deve resistere al vento, al freddo, al caldo, alla pioggia e stare in piedi per generazioni? La soluzione è un materiale specifico: rame. Il rame è relativamente leggero, si lavora bene e col tempo si protegge da solo formando quella patina verde che oggi tutti conoscono. Ma il rame non basta, perché una pelle di rame da sola non regge. Serve una struttura interna, un'ossatura. Qui entra in scena un nome che di solito viene citato poco, ma senza di lui la statua non sarebbe mai esistita così: Gustave Eiffel. Sì, proprio lui. Eiffel e il suo team progettano l'interno come si progetta una torre, una struttura centrale robusta e poi un sistema di supporti che tengono la pelle di rame senza bloccarla. Questa parte è fondamentale, perché la statua deve muoversi. Non tanto da sembrare instabile, ma abbastanza da non spezzarsi. Il vento spinge, il metallo si dilata col caldo e si restringe col freddo. Se la rendi rigida come una roccia, prima o poi si rompe. Quindi Eiffel costruisce qualcosa di intelligente,
un sistema che lascia vivere la statua. E come si fa la pelle di rame? Non con grandi lastre spesse, ma con fogli relativamente sottili, modellati con una tecnica chiamata repoussé. In pratica il rame viene battuto e sagomato fino a creare forme precise. Una curva del volto, una piega del vestito, una ciocca di capelli, una piega sulla mano. È un lavoro enorme, lento, quasi ossessivo. E mentre la statua prende forma, Bartholdi fa una cosa molto concreta. Costruisce pezzi, li monta, li smonta, li ricontrolla. Non è un artista che scolpisce e basta, è un capocantiere. E intanto, attorno a quell'officina parigina, cresce la domanda più semplice e più brutale di tutte. Chi paga? L'accordo iniziale è chiaro. La Francia costruisce la statua. Gli Stati Uniti costruiscono il piedistallo. Sembra semplice. In realtà è un incubo. Perché la statua costa tantissimo e anche il piedistallo costa tantissimo. E la gente, quando sente parlare di libertà, applaude. Ma quando deve mettere soldi veri, spesso sparisce. In Francia partono sottoscrizioni, eventi, lotterie, donazioni private, un pezzo alla volta, si raccoglie il necessario. Negli Stati Uniti, invece, la situazione si blocca. Il piedistallo non si riesce a finanziare. I lavori rallentano. Il progetto rischia di diventare una figuraccia internazionale. E qui succede qualcosa che sembra moderno. Entra in gioco la comunicazione di massa. Un editore e giornalista, Joseph Pulitzer, usa il suo giornale per spingere una campagna pubblica, non solo per i ricchi, ma per tutti. Messaggio diretto. Se vuoi questo simbolo, dimostralo. Anche con poco, anche con una moneta, anche con $1. E funziona. Arrivano migliaia di piccoli contributi. Il piedistallo riparte. La Statua della Libertà non è solo un dono dall'alto, è anche un oggetto costruito dalla partecipazione di tanti. Intanto la statua in Francia è quasi pronta. La assemblano a Parigi per prova, pezzo per pezzo, per essere sicuri che tutto combaci, la pelle di rame, l'ossatura interna, ogni giunto. Solo dopo averla controllata davvero arriva il problema gigantesco. Come la porti a New York? Non la porti, la smonti. La Statua della Libertà viene divisa in centinaia di pezzi. Ogni pezzo viene numerato, organizzato, imballato. È logistica pura. Perché se perdi un pezzo, se lo deformi, se lo rovini, poi ricostruire diventa un incubo. I pezzi vengono messi in casse e caricati su una nave francese, l'Isère. E qui il simbolo diventa quasi comico, se ci pensi. La libertà attraversa l'oceano chiusa in scatole. Durante la traversata ci sono anche tempeste. E in quel momento la storia diventa ancora più forte, perché se la nave affonda non perdi un carico, perdi anni di lavoro, soldi, reputazione e un simbolo prima ancora che nasca. La nave arriva, le casse vengono scaricate e l'isola scelta anni prima
finalmente diventa un cantiere vero. L'isola si chiama Bedloes Island, oggi Liberty Island. Il piedistallo, progettato dall'architetto Richard Morris Hunt, è pronto o quasi. È enorme, pesante, fatto per sostenere un colosso, sembra una fortezza. E in un certo senso lo è. Ora inizia l'assemblaggio, ed è un momento che pochi visualizzano bene. Ci sono operai che montano lo scheletro interno, altri che fissano i pannelli di rame uno per uno, e ogni pezzo deve tornare esattamente al suo posto, come un puzzle che pesa tonnellate. Quando è completa, nel 1886, la statua viene inaugurata. Da quel momento non è più solo un progetto, è un punto fisso. Un oggetto che entra nella mente collettiva. Ma la Statua della Libertà è anche un simbolo di contraddizioni. La libertà che rappresenta è un ideale, non una fotografia della realtà. Negli stessi decenni in cui la statua viene costruita e inaugurata, negli Stati Uniti ci sono ferite sociali enormi, discriminazioni, tensioni, povertà, diritti negati a tanti. Quindi la statua non è la prova che tutto va bene, è la promessa che dovrebbe andare meglio. Ed è proprio questo che la rende potente. Non perché racconta una realtà perfetta, ma perché mette lì davanti a tutti un obiettivo e ti obbliga a confrontarti con quello. Poi arriva la trasformazione più forte di tutte. Non è una trasformazione tecnica, è una trasformazione umana. Tra fine Ottocento e inizio Novecento, milioni di persone attraversano l'Atlantico verso gli Stati Uniti, molti arrivano esausti, malati, spaventati. Per tantissimi il primo segnale che il viaggio è finito è lei, la statua. E qui il simbolo cambia funzione. All'inizio è un regalo politico, un monumento all'amicizia tra nazioni. Poi diventa una porta, un segnale, un confine emotivo. Da una parte il mare che ti sei lasciato dietro, dall'altra una città che non conosci, e in mezzo una figura enorme che non parla, ma si fa capire. Adesso guardiamola da vicino, per davvero, senza mitologia. La statua è fatta di rame all'esterno. Dentro c'è una struttura metallica. La corona ha 7 raggi, spesso interpretati come un riferimento ai continenti o ai mari, cioè un'idea di libertà che vuole essere universale. Nella mano sinistra c'è una tavola con una data. 4 luglio 1776, la data della dichiarazione di indipendenza americana. E sotto i piedi c'è un dettaglio che molti non conoscono bene: catene spezzate. Non sono sempre visibili da certe angolazioni, ma sono lì. È un segnale chiaro. Libertà non significa solo benvenuto, significa anche rompere qualcosa, rompere un vincolo.
E qui capisci perché Bartholdi l'ha pensata come una figura in movimento. Non è seduta, non è ferma, è come se stesse avanzando. E la torcia? Anche la torcia ha una storia a parte. Nel tempo è stata modificata e restaurata. Perché un oggetto così, esposto al clima per decenni, non resta mai identico. La statua è diventata un cantiere più volte nella sua vita. Manutenzioni, rinforzi, restauri, aggiornamenti. Ma perché proprio una donna? Perché in quel periodo la libertà viene spesso rappresentata come una figura femminile, legata a tradizioni artistiche e simboliche molto diffuse. Una figura che non è una persona reale, ma un'idea resa umana. Eppure Bartholdi la rende moderna, dura, quasi severa. Non sorride, non è dolce. Ha un volto che sembra dire: la libertà non è comoda, è responsabilità. E se guardi bene il modo in cui è costruita, questo messaggio è anche tecnico. Non è un monumento delicato, è progettato per resistere. La Statua della Libertà non è famosa perché è bella. È famosa perché si trova nel posto giusto, nel momento giusto, con il significato giusto. Se la stessa statua fosse stata messa in un parco interno, lontano dal porto, oggi probabilmente sarebbe solo una grande statua. Invece è all'ingresso. È la prima cosa che vedi arrivando dal mare. È un segnale prima ancora di essere un'opera d'arte. Questo è il suo vero colpo di genio, non solo come è fatta, ma dove è stata piazzata. Ha attraversato più di un secolo di storia, guerre mondiali, crisi, cambiamenti sociali, ondate migratorie, scontri politici. Eppure lei è ancora lì, perché è un simbolo costruito con metallo e bulloni, ma parla di una cosa che non è mai garantita. La libertà non arriva completa, non arriva già montata, va costruita pezzo per pezzo, e se smetti di farlo, cade. E forse è per questo che ancora oggi quella figura con la torcia è così potente. Non perché promette un mondo perfetto, ma perché ricorda, senza pietà, che un mondo migliore è un lavoro continuo.